Seed Signer. Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Oggi vi mostrerò un oggettino davvero molto carino che ha un livello di complessità più alto rispetto a tutto ciò che abbiamo visto fino ad oggi, ma offre un grado di sicurezza e di privacy maggiore. Questo dispositivo di firma, infatti, non ha bisogno di un'app proprietaria e soprattutto lo si può costruire in casa acquistandovi voi i pezzi, che sono componenti comuni che si trovano in tutti gli store. Prima di cominciare però vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanellina, così da poter essere sempre avvisati quando esce un nuovo video. Inoltre, se apprezzate i miei contenuti, potete supportarmi offrendomi anche solo un caffè sfruttando il QR code che compare durante il video oppure utilizzando il Lightning address presente in descrizione. Io ringrazio di cuore tutti quelli che lo stanno già facendo perché mi aiutano a far crescere questo canale, quindi grazie di cuore. Bene. Ora vi mostro il protagonista di questo video. Eccolo qua, un Seed Signer, un signing device molto particolare che nasce da un progetto open source e sostanzialmente si occupa di firmare le transazioni ma non necessita di nessuna app proprietaria. Ora non preoccupatevi che andiamo nel dettaglio. Prima di tutto fatemi ringraziare Smart Mouse che si è offerto di prestarmi questo dispositivo per poterlo testare insieme a voi. Smart Mouse è l'autore del libro Protocollo Bitcoin e del sito Qui Bitcoin, oltre ad una serie di altri progetti. È uno che si dà da fare, diciamo. Comunque vi lascio i riferimenti in descrizione così lo potete eventualmente trovare, vi lascio magari l'handle di Twitter. Bene. Voi questo oggettino lo vedete già assemblato perché appunto mi è stato inviato, ma possiamo tranquillamente acquistare noi i pezzi e montarlo a casa. Per scoprire di cosa abbiamo bisogno andiamo sul sito di Seed Signer e se clicchiamo su Hardware ecco che ci compare subito la lista di quello che ci serve. Un Raspberry Pi 0, un display, una fotocamera compatibile con il RASP e una micro SD da almeno 64 MB di capacità. Poi ovviamente ci serve un case per chiudere tutto e renderlo più carino, ecco. Il case potete farvelo voi se avete una stampante 3D oppure lo potete acquistare tranquillamente su diversi siti, alcuni dei quali li trovate anche in questa pagina se scorrete in basso. Comunque, per darvi un'idea di prezzo, questi sono tutti i componenti che si trovano tra i 15 e i 25 euro l'uno, oscilla un po' il prezzo, no? Quindi anche il prezzo definitivo, il prezzo totale varia in base a quanto pagate i singoli pezzi, ma possiamo girarci tra i 70 e i 90 euro a grandi linee. Montarla è molto semplice, ma visto che io non ve lo faccio vedere, vi lascio comunque in descrizione delle guide che vi aiuteranno, ma vedrete che sarà una passeggiata. Comunque, una volta assemblato il tutto, dovremmo prepararci alcune cose che ci serviranno. Innanzitutto, sempre sul sito troviamo il firmware che dovremo installare nella schedina SD. Per farlo ci serviremo di Balena Etcher, che è un programmino che ci permette di flashare una image su un supporto come per esempio la nostra micro SD. Quindi dal sito di Seed Signer andiamo su software e qui troviamo sia il software che il link diretto per scaricare Balena Etcher. Scaricate Balena Etcher, io ce l'ho già. Poi cliccate su Latest Release che vi porta sul GitHub dove se scorriamo in basso su Assets troviamo le immagini da scaricare. Se avete utilizzato un Rasp P0 vi scaricate la terza voce, Seed Signer eccetera, .image. Ok, bene, ora abbiamo il software e quindi lo andiamo a flashare sulla nostra schedina. Inseriamo quindi la scheda nel PC, apriamo Balena Etcher e qui non dobbiamo fare altro che spostare il file qui dove ci chiede che file vogliamo utilizzare. Poi dobbiamo selezionare il supporto, che è la nostra scheda. Bene, ora clicchiamo su Flash. Ci mette giusto qualche secondo. Ecco fatto. Primo passaggio concluso. Prima di proseguire però vi faccio scaricare ancora una cosa che ci servirà per salvare il seed. Andiamo quindi sul GitHub di Seed Signer e scarichiamo questi fogli. Guardate, vi faccio vedere. Con queste tabelle che ci serviranno per scrivere le parole e compilare il QR code. Vedete? Ve le lascio comunque qua sotto in descrizione così ci arrivate subito. Ecco. Vi troverete quindi il seed salvato in due modi, con le parole e con il QR code appunto. Perché questo? Perché una particolarità del Seed Signer è quella di non memorizzare il vostro seed. Quindi ogni volta che spegnerete il dispositivo, lui si resetterà e quando lo riaccenderete dovrete inserire nuovamente il vostro seed attraverso le 12 parole o inquadrando con la fotocamera il QR code che andremo a compilare.
Questa cosa può risultare noiosa, ma ha un livello di sicurezza molto elevato perché nulla rimane salvato nel dispositivo. Non a caso Smart Mouse me l'ha inviato, me l'ha imprestato e io posso utilizzarlo senza alcun problema. Dovrete comunque solo conservare con cura, con molta cura, il vostro SID. Scarichiamo quindi questi 3 fogli, ce ne sono di 3 tipi diversi, ma poi ce ne servirà solo uno. Ok ragazzi, ora siamo pronti per accendere il nostro dispositivo. Inseriamo quindi la micro SD nello slot e diamo corrente a SeedSigner. Per farlo ci servirà un cavo micro USB. Per intenderci, se avete un Ledger Nano S, quello che serve per collegare il Ledger al PC. Per avere ancora maggiore sicurezza, possiamo prendere la corrente non dal PC, ma, adesso ve lo faccio vedere, eccolo qua, da un power bank, ok? E usare come ingresso nel SeedSigner questa presa qua, quella verso l'esterno, che permette solo il passaggio della corrente e non dei dati. Ok, colleghiamolo e vediamo se si accende. Bene, si è acceso e sembrerebbe funzionare. Per prima cosa facciamo un test per vedere se tutti i tastini funzionano. Quindi andiamo su Settings. Intanto guardate, io non ho le freccette, ho solo il joystick, diciamo, ma tranquilli che vendono anche la croce da metterci sopra e i gommini per coprire gli altri tasti. Qui probabilmente il nostro amico che ce l'ha prestato ha avuto un po' il braccino corto, ecco, sarà macchia genovese. Comunque, andiamo avanti, dai. Andiamo su Settings e clicchiamo sul joystick o al centro delle freccette direzionali se avete quelle, ecco. Facciamo ok, ora andiamo su I/O Test, ci clicchiamo ed ecco che compaiono i tastini. Possiamo provarli tutti e vedere se reagiscono. Proviamo con le frecce, vedete sinistra, destra, alto e basso e tastino centrale. Ok, ora proviamo la fotocamera. Bene, ci è scattata una foto, quindi funziona. Ora clicchiamo su Clear, così proviamo anche quel tastino. Bene, ha cancellato la foto, quindi ok. Ora clicchiamo su Exit ed ecco che siamo usciti, quindi funziona anche quello. Bene, direi che il dispositivo funziona correttamente. Ora possiamo andare al passaggio successivo, che è quello di creare un SID. Torniamo quindi nella Home e andiamo su SIDS. Come potete vedere, qui abbiamo varie opzioni, che sono scansiona il QR code, importa le 12 parole e importa le 24 parole. Queste opzioni ovviamente servono se avete già creato un SID. Ogni volta che accendete il dispositivo venite qui e per esempio scannerizzate il QR code per inserire il vostro SID, che è la cosa più semplice, oppure inserite le parole, come volete voi. Noi invece il SID non lo abbiamo ancora, quindi clicchiamo su Create New SID. Qui abbiamo diverse opzioni. Possiamo creare il SID da una foto, sfruttando l'entropia che viene creata dai bit della foto. Oppure possiamo crearlo con i dadi, o ancora usando la lista delle 2048 parole del BIP 39. Noi utilizzeremo la fotocamera. Clicchiamo quindi su New SID con il simbolino della camera ed ecco che ci fa scattare una foto. Noi la scattiamo premendo il centro del joystick, ok, e ora facciamo verso destra per accettare la foto. Bene, possiamo scegliere se avere le 12 o 24 parole. Noi scegliamo 12 e andiamo avanti. Ci viene mostrato un avviso che ci dice di non inserire mai il nostro SID in un dispositivo che si connette ad internet. Questo ovviamente per ragioni di sicurezza. Clicchiamo su Ho capito ed ecco che ci vengono mostrate le 12 parole. Queste le possiamo scrivere provvisoriamente qui sui fogli che abbiamo stampato prima. Poi magari è meglio scriverle su un supporto metallico, ecco, o un qualcosa di più resistente di un foglio di carta, diciamo. Comunque, noi le scriviamo. Clicchiamo su Next per vedere le successive 4. Nella dimostrazione velocizzo un po' il video così andiamo più in fretta. Bene, le abbiamo scritte. Ora possiamo verificarle se vogliamo. Se clicchiamo su verifica sostanzialmente ci chiederà una parola a caso e voi dovrete indicargli quella corretta. Per esempio vi dice indicami la parola numero 7, vi dà 3 opzioni e voi dovete cliccare quella corretta. Ok? Noi ora lo saltiamo. Ora ci mostra una fingerprint. Questa è importante salvarla perché ci permetterà di identificare velocemente il nostro SID senza dover andare a rivedere le parole. Scriviamoci quindi anche questo. Poi possiamo anche aggiungere una passphrase se vogliamo, ma noi al momento non lo facciamo, quindi clicchiamo su Done ed ecco che ora ci compaiono un'altra serie di opzioni molto importanti come l'esportazione della chiave pubblica e l'Address Explorer, ma queste le vedremo tra poco. Ora invece noi dobbiamo completare il salvataggio del nostro SID. Quindi andiamo su Backup SID, dove possiamo rivedere le 12 parole, oppure possiamo esportare il SID sotto forma di QR code, che è quello che andremo a fare ora.
Clicchiamo quindi su Esporta come QR code e possiamo scegliere se farlo standard o compatto. Io scelgo compatto perché così facciamo prima. Ma vedete che vi dice 21x21? Noi qui dovremo prendere quei fogli che abbiamo stampato prima e useremo quello che ha 21 quadratini per lato. Vedete? Allora qui sopra ci sono, bisogna contarli, sono 2, sono 3, 7, quindi questo è 7, 14, 21 per 7, 14, 21. Questo qua invece sarebbe stato diverso, vedete? Perché questo qua aveva ad esempio 6 quadratini, 6 spazi. A noi quindi, questo qua lo mettiamo via e a noi quindi servirà questo qua, ok? Clicchiamo quindi su Compact e ci compare un altro avviso che ci dice di non fotografare o scannerizzare il QR code con un dispositivo che si connette ad internet. Clicchiamo su Ho capito ed ecco che ci compare il QR code che andremo a costruire sul foglio. Vedete? Ha già 3 quadratini precompilati e noi andiamo ad aggiungere il resto. Vedete? Ve lo faccio vedere qua. Ha già i 3 quadratini compilati e noi invece andiamo a riempire tutti gli spazi vuoti fondamentalmente. Ok? Clicchiamo su Begin e ora vediamo il QR code ingrandito. Viene diviso a celle, ok? Quella che vedete in questo momento è la cella A1 che ha il quadrato già compilato. Se ci spostiamo verso destra, ecco che compare la cella A2 che noi sul foglio vediamo vuota, ma dobbiamo riempire copiando i pallini che si vedono a schermo. Una volta fatto procedete verso destra e poi in basso fino a compilare tutto il foglio, ok? Ora ci vediamo fra un attimino perché così lo compilo e lo faccio anche io. Bene, ora che abbiamo finito possiamo cliccare sul nostro joystick per uscire. Ora possiamo scannerizzare il QR code per verificare di averlo compilato correttamente. Noi ovviamente lo facciamo per essere sicuri che il dispositivo lo legga e che non abbiamo sbagliato a compilarlo. Quindi clicchiamo, si apre la fotocamera ed ecco, abbiamo fatto tutto correttamente. Molto bene. Ora noi abbiamo creato un seed e lo abbiamo salvato sotto forma di 12 parole e di QR code. Questo seed viene salvato temporaneamente all'interno del dispositivo, quindi finché diamo corrente al seed signer, le chiavi private rimangono al suo interno. Ma se lo spegniamo verrà cancellato tutto. Ogni volta che accenderemo il dispositivo dovremo inserire il seed per poterlo utilizzare. Se andiamo nella home ed entriamo in seeds, ci compare la fingerprint del seed che abbiamo appena creato, perché appunto è salvato al suo interno, ma si cancellerà quando lo spegneremo, ok? Quindi ora noi proviamo a spegnerlo, tornando nella home e andando sull'iconcina dello spegnimento. Ok, ora stacchiamo la corrente, poi lo ricolleghiamo e lo riaccendiamo. Bene, ora che lo abbiamo riacceso torniamo un secondo su Seeds. Ecco, guardate, non c'è più la nostra fingerprint. Dobbiamo quindi reinserire il seed. Per farlo torniamo nella home e clicchiamo su Scan e inquadriamo il nostro QR code. Ecco che ora abbiamo le nostre chiavi private all'interno del dispositivo e possiamo quindi utilizzarlo per firmare le transazioni. E qui passiamo allo step successivo. Questo signing device non ha un'app proprietaria o cose del genere, ma dobbiamo utilizzarlo con altri wallet presenti sul mercato, come per esempio Spectre, Sparrow, Blue Wallet o altri. La lista dei wallet compatibili comunque è presente sul sito. Noi utilizzeremo Blue Wallet da cellulare. Così facciamo una cosa un pochettino diversa. Per prima cosa dovremo quindi esportare la chiave pubblica per poterla importare su Blue Wallet in modo tale da poter creare un watch only wallet. Andiamo quindi su Seeds, scegliamo la nostra fingerprint e clicchiamo su Export XPub. Clicchiamo su Single Sig, Native Segwit e ora ci chiede quale wallet utilizzeremo. Noi scegliamo Blue Wallet. Ci compare un avviso che ci dice che la XPub può essere utilizzata per vedere tutte le future transazioni. Noi clicchiamo su Capito ed ecco che ci compaiono i dettagli della nostra XPub. Se noi clicchiamo su Export XPub ci viene creato il QR code che andremo a scannerizzare con Blue Wallet. Eccolo qua. Prendiamo quindi il nostro cellulare, apriamo Blue Wallet e se avevamo già creato altri wallet ci basta cliccare sul più ed andare sulla schermata di creazione di un nuovo wallet. Se invece è la prima volta che lo scaricate, tranquilli perché vi troverete subito in questa schermata qui. In ogni caso ho fatto anche un tutorial di Blue Wallet se vi serve. Comunque ora noi clicchiamo su Importa portafoglio,
l'ultima voce, clicchiamo su scansiona QR code, si apre la fotocamera e noi andiamo a inquadrare il QR code che ci mostra il seed signer. Bene, ecco fatto. Abbiamo importato con successo la Xpub, quindi ora possiamo controllare da Blue Wallet gli indirizzi del seed che abbiamo creato sul seed signer. Possiamo usare questo wallet come interfaccia praticamente. Da qui noi possiamo vedere tutti gli indirizzi, tutti i nostri indirizzi, guardate, se clicchiamo sui tre puntini in alto a destra troviamo mostra indirizzi. Se lo apriamo ci compare la lista degli indirizzi di ricezione che abbiamo a disposizione. Vedete? Quindi sostanzialmente noi possiamo fornire tranquillamente questi indirizzi se dobbiamo ricevere. Possiamo controllare il saldo, ma non possiamo inviare perché non abbiamo importato il seed, ma solo la Xpub. Quindi nel caso perdessimo il telefono, ci venisse hackerata l'app o qualsiasi cosa, nessuno potrà spendere i nostri fondi. Potranno soltanto vedere quanto abbiamo e i nostri indirizzi. Questo sostanzialmente è come funziona un watch only. Voi potete vedere tutto, ma non potete fare niente. Ora però noi vogliamo anche inviare da qui. Come facciamo? Beh, allora, prima dobbiamo avere i fondi per poter inviare, ok? Quindi ora mando un po' di fondi su questo wallet, così possiamo poi reinviare. Per farlo non mi serve il dispositivo, mi basta cliccare su ricevi e mi compare un indirizzo disponibile. Dai, ora mi mandi i fondi. Eccoci, ora che abbiamo i fondi, vediamo come possiamo fare per inviarli. Ovviamente non possiamo farlo come faremo per gli altri fondi, perché non abbiamo le chiavi private dentro Blue Wallet. Dovremo quindi creare una transazione che poi andremo a firmare con il nostro seed signer. Per farlo clicchiamo su Send e ci compare subito un avviso che ci dice che su questo portafoglio non è abilitata la firma offline. Noi quindi clicchiamo su OK e la abilitiamo. Bene, ora siamo nella schermata per comporre la nostra transazione. Inseriamo quindi l'ammontare. Noi inviamo tutto, poi l'indirizzo di destinazione, ecco qui, poi settiamo le fees. Io non ho fretta, quindi non le metto altissime, così dovrebbero bastare. Bene, ora clicchiamo su Next ed ecco che ci compare un QR code. Questo rappresenta una transazione di Bitcoin non ancora firmata. Noi infatti, vi ricordo, non abbiamo le chiavi private su Blue Wallet, quindi non possiamo firmarla. Dovremmo firmarla con il seed signer. Sotto vedete che abbiamo diverse opzioni, possiamo scannerizzare una transazione firmata, possiamo importare una transazione firmata oppure possiamo esportare questa per poterla firmare in un secondo momento o firmarla offline o cose del genere. Noi la scannerizziamo, quindi ora per prima cosa prendiamo il nostro signing device, clicchiamo su Scan e inquadriamo il QR code sul cellulare. Ecco che ora ci compare la fingerprint del nostro seed, quindi noi ci clicchiamo sopra e ora vediamo le informazioni della nostra transazione ben spiegate con un disegnino. Abbiamo un input e due output, uno verso l'indirizzo che abbiamo scelto e l'altro sono le fees. Clicchiamo su Review Details, ci compare un alert che ci dice che sostanzialmente stiamo spendendo un UTXO intero e che non ci ritornerà indietro del resto. Clicchiamo su Continue, ora ci mostra un altro riepilogo ma questa volta con i numeri. Quanto stiamo inviando, quanto arriverà e quanto paghiamo di fees con zero resto. Andiamo avanti. E ora vediamo l'indirizzo di destinazione. Ci vengono evidenziati i primi e gli ultimi caratteri, così possiamo verificare più velocemente che l'indirizzo sia corretto. Facciamo un check e clicchiamo su Next. Ci fa fare un po' di passaggi, ma così rivediamo bene tutti i dati e siamo sicuri di non sbagliare. Clicchiamo su Approve PSBT ed andiamo finalmente a firmare la transazione. Ok ragazzi, ora abbiamo la transazione firmata sotto forma di QR code. Torniamo su Blue Wallet e scannerizziamo la nostra transazione firmata. Ok, ora possiamo copiarla ed inviarla successivamente, oppure fare un'ulteriore verifica andando su questo sito, oppure inviarla ora. Noi la inviamo ora. Clicchiamo quindi su Invia. Ok ragazzi, abbiamo inviato la transazione. Ora ci comparirà in pending nel nostro storico. Ecco qua. Bene ragazzi, direi che abbiamo finito. Ricapitolando, noi ci siamo costruiti un signing device e abbiamo creato un seed. Questo device non salva mai al suo interno le chiavi private. Ogni volta che lo utilizzeremo dovremo importare anche il seed. Poi abbiamo creato sul cellulare un wallet watch only con Blue Wallet importando la Xpub, attraverso il quale possiamo vedere i nostri indirizzi, ricevere fondi e controllare il saldo, ma non possiamo inviare fondi. Se vogliamo inviare fondi dobbiamo firmare con il nostro seed signer la transazione. Infatti dopo abbiamo creato una transazione, l'abbiamo firmata con il seed signer e l'abbiamo broadcastata sulla rete attraverso Blue Wallet.
Questa è una soluzione di livello avanzato, ma molto interessante e molto utile se ci si vuole sporcare un po' le mani e imparare qualcosa attraverso la pratica. Ragazzi, che dire, ditemi la vostra. Se vi piace questa soluzione o se la state già utilizzando, scrivetemi pure nei commenti qua sotto se avete qualche domanda o qualche dubbio che io vi rispondo. Se il video vi è piaciuto, vi chiedo cortesemente di mettere un bel mi piace e di condividerlo con chi pensate possa averne bisogno. Io direi che non ho altro da aggiungere. Noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Ciao!